Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuti a tutti dal vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Oggi andremo a vedere una cosa molto interessante perché ci sono delle situazioni nel gioco in cui diciamo ci può servire saper battere bene un calcio d'angolo, una punizione, insomma dei piccoli trucchetti, se vogliamo chiamarli così, per sfruttare appieno queste situazioni di gioco che delle volte ci possono sbloccare la partita, magari una partita tirata, una partita tesa, e ci possono aiutare. Abbiamo già fatto un video simile, il precedente, quello appunto dove parlavamo dei cross, dove vi ho fatto vedere, vi ho spiegato insomma come funziona il sistema per fare gol. E oggi andremo a vedere invece quello delle punizioni ragazzi, quindi mi raccomando guardate il video fino alla fine perché ci saranno dei piccoli trucchettini da mettere in atto per fare gol. Prima di andare avanti vi ricordo sempre di Amazon e di Gamivo, sono due piattaforme dove passano dei link che trovate in descrizione, supportate il canale, non costano niente entrambe, e inoltre su Gamivo, che è una piattaforma vi ricordo videoludica, avete diritto anche a un codice sconto che è quello che avete visto a inizio del video. Quindi senza perderci ancora in ulteriori chiacchiere andiamo subito in campo, mettiamo la nostra squadra dei sogni. Quindi ragazzi il primo metodo è il seguente, quindi dobbiamo impostare il nostro giocatore, questo è il metodo diciamo quello più classico, impostiamo il nostro giocatore in fronte proprio, in linea con il pallone in linea proprio con il terzo giocatore della barriera partendo da sinistra, e la sequenza dei tasti da premere è la seguente, state ben attenti, quindi premo il quadrato, carico più o meno fino a metà e poi freccetta L1 e X, quindi la freccetta nel mio caso voi se usate le levette, quindi per dare la direzione, e la X serve per far abbassare il pallone, mentre l'L1 è per il tiro a giro, quindi sempre in direzione del giocatore. Forse ho caricato troppo infatti. Eccolo qui ragazzi. Quindi la sequenza è sempre quella, quadrato, freccia verso destra, L1 ed X contemporaneamente, quindi premo il quadrato per il tiro, freccia verso, freccia verso sinistra che è il lato nel quale devo direzionare appunto il pallone, ed L1 ed X, la X serve per far abbassare il tiro ragazzi, quindi piccolo trucchetto. Caricamento, il caricamento poco più della metà quando sta iniziando ad essere rossa la linea. Eccolo qui ragazzi, ve l'ho fatto rivedere. Quindi questo ragazzi era il primo metodo. Adesso ragazzi andremo a vedere invece un altro metodo, diciamo che questo è un pochino più efficace, mi sono accorto giocando online, perché molti tendono a muovere il portiere, mentre offline col fatto che il portiere rimane fermo è molto più difficile, però comunque si può testare. Diciamo che offline dobbiamo avere un po' di fortuna ed essere stra precisi. Il tiro è il seguente, quindi mentre qui stavamo caricando verso il giocatore, in questo momento dovremo andare a mirare proprio sul palo del portiere, ok, quindi cercare di mettere la palla più in linea possibile, quindi dovremo più o meno esserci, premere L1 per il tiro di collo, freccetta nel mio caso, dato che io tiro con le freccette all'insù, e caricare poco. E dovrebbe uscire, come avete visto, un tiro molto teso. Qui è difficile farli gol a Szczesny perché chiaramente. Quindi riproviamo, miriamo il palo, L1 premuto, freccetta all'insù premuta, carico poco e ho fatto gol. Avete visto ragazzi? Quindi bisogna caricare anche qui poco, mentre prima bisognava andare quasi sul rosso. Poi le punizioni, diciamo che questi sono dei metodi che anche qui, come per i cross, come vi dicevo, funzionano al 90% ragazzi. È ovvio che poi c'è quel margine di non riuscita
del trucchetto, del segreto, chiamatelo voi come vi pare, però diciamo che sono dei metodi abbastanza efficaci. Qui siamo andati fuori perché vuol dire che non abbiamo mirato bene. Riproviamo ancora. Questo diciamo che è abbastanza difficile, ragazzi, da fare, soprattutto offline. Ho caricato troppo. Ragazzi, poi chiaramente quasi dimenticavo, da qui possiamo battere anche con un destro, cioè ad esempio a me prima di default mi dava Modric, possiamo far così. In questo caso chiaramente dobbiamo mirare il terzo giocatore, il secondo giocatore, siamo diciamo un pochino in mezzo fra i due, e fare la stessa identica cosa, quindi carico, qui non sono riuscito, dobbiamo calcolare, ragazzi, la precisione cioè il giro, scusatemi, del pallone, quindi quadrato, in questo caso freccetta verso sinistra, L1 e X. Eccolo lì, palo. Vabbè, sono stato sfortunato, ragazzi. Riproviamo ancora. E niente, fuori di poco. Però avete visto, ragazzi, comunque delle bellissime punizioni che semplicemente magari con un pizzico di fortuna in più ci riescono. Traverso. Niente, ragazzi, siamo un pochino sfortunati, non entra. Comunque, ragazzi, vi ho fatto vedere, è questo il metodo, quindi io premo, e ve lo dico adesso mentre ve lo faccio rivedere ulteriormente, perché tanto lo so che questo è probabilmente il metodo più utilizzato di tutti, quindi è per quello che sto premendo molto. Quindi quadrato, freccia L1 e la X. E adesso ho preso la barriera, ma comunque si può fare, ragazzi. Vediamo un altro metodo ancora, a giro sempre sul palo del portiere, quindi mirare leggermente oltre quello che è il palo del portiere, solito metodo, quindi premo quadrato, carico un po', L1 X ed è uscita fuori di nulla. Tutti questi metodi chiaramente, ragazzi, si possono fare anche dal lato opposto, cioè io sto battendo da destra, si possono fare anche da sinistra. Diciamo che dobbiamo essere bravi, anche un pochino fortunati, con la direzione col giro del pallone, perché il pallone chiaramente calciato da alcuni calciatori farà un determinato giro, mentre calciato da altri ne farà un altro. È ovvio che, ragazzi, giocando offline fare gol sul palo del portiere a giro è molto più difficile che giocando una partita online, perché molti, appunto, come già detto, tenderanno a spostare il portiere. Non sono riuscito a far gol, però comunque, ragazzi, tutti nello specchio della porta e tutti dei potenziali gol. Poi qui in porta c'è Szczesny, magari giocassi contro una squadra inferiore sarebbe diverso. Quindi adesso, ragazzi, andremo a vedere un altro metodo praticamente per battere le punizioni, che è il seguente. Quindi intanto, come potete vedere nella leggenda, lì ci dice che con L2 e L ad esempio in su ci dà una disposizione, mentre se premiamo L in giù ce ne darà un'altra. Adesso ve ne faccio vedere una molto interessante. Se io premo L2, ok, premendo L2 e premendo la X, guardate cosa fa. Faccio un passaggio e qui vado a giro, o potrei andarci anche di potenza, ve lo faccio rivedere. Quindi L2 freccia in su, tengo L2 sempre premuto, X, e posso andarci anche di potenza. Adesso qui è andato nuovamente sulla barriera, però è un modo, soprattutto diciamo nella parte online, che potrei fregare notevolmente le difese, perché uno non si aspetta un calcio di punizione in questa maniera. Quindi vediamo così, ed è uscita fuori di poco. Potrei fare anche un sensazionale, freccia in su, tengo sempre le due premuto, X,
e niente, a giro ragazzi non vuole entrare. Comunque questo è un altro metodo, lo stesso molto molto efficace. Riproviamo ancora, L2 freccia in su, passaggio, carico e segno un bel gol. Quindi freccia in giù, se io faccio così, tengo premuto L2, quadrato X, e poi potrò andare a calciare con Modric in questo caso, che tirerà di potenza. Ve lo faccio anche rivedere, L2 freccia in giù, quadrato X, e ha preso in pieno la barriera, però possiamo magari angolarla un pochino meglio. Quindi L2 freccia in giù, quadrato X, e niente, di nuovo fuori. Proviamo a metterla sul palo del portiere. Questo metodo ragazzi è forse quello un pochino più difficile, infatti l'ho lasciato per ultimo perché bisogna avere tantissima precisione. È uscito così ragazzi. Quindi ragazzi, questi metodi sono quelli diciamo più efficaci e più utilizzati. Quest'ultimo forse in effetti è vero, è quello un pochino più complesso, però sono belli soprattutto da vedere, e che talvolta quando magari la nostra difesa avversaria ha selezionato qualche difensore e lo muove, può scombinare le maglie della difesa appunto, e magari dar l'opportunità invece a un nostro attaccante di inserirsi o comunque di creare uno spazio per un filtrante. I primi sono chiaramente quelli più semplici, anche un pochino più efficaci, però vi consiglio comunque di allenarvi e di provarli in allenamento in modo tale da scoprire qual è il vostro più efficace, perché un po' come i moduli sono diciamo molto personali e ognuno di noi deve capire qual è quello alla fine con la quale è più pratico e più si trova meglio. Quindi ragazzi, fatemi, mi raccomando, sapere nei commenti cosa ne pensate. Io vi ringrazio, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Alla prossima, un saluto a tutti dal vostro Luca Talan, ciao!